Sabato 27 aprile, ben ritrovati a tutti con un nuovo appuntamento con la video analisi. So che molti di voi hanno in programma, o meglio dire, stanno seguendo questa partita nel campionato giapponese di Serie A. E questo è il classico esempio che dimostra quanto Apocalypse. Sabato 27 aprile, ben ritrovati a tutti con un nuovo appuntamento con la videoanalisi. Prima di entrare nell'analisi dei due match che ho scelto di condividere con voi oggi, voglio un attimo aprire una parentesi di un minutino su questa partita in Giappone, perché so che molti di voi ce l'hanno in pianificazione, perché è una di quelle quote bancomat, come i studenti dello Sport Investor Club sanno benissimo che cosa vuol dire una quota bancomat. Facciamo un po' di chiarezza. Semplicemente guardate questa condizione. Adesso qui è live, ma per farvi vedere appunto che stanno giocando. Se noi andiamo, vediamo qui su sabato in pre-evento, eccolo qua. La condizione, tutte le volte che in Giappone Serie A abbiamo il segno 1 a 2,40 e abbiamo un dato molto stabile dato da questo numero di partite, attenzione, guardate il segno 2. 2,22. Cioè, raga, 2,22 la quota reale oggettiva. Il segno 2 si è verificato 45% delle volte, il segno 1 33,52. Eppure il segno 1 favorito. Quindi questo è Apocalypse. Questa è le value betting sulle quote reali oggettive, sulle quote iniziali. Perché? Perché io so in questo modo che tutte le volte che uscirà il segno 2, e guardate qui il 23 febbraio, prima giornata di campionato, si era verificato il segno 2, io ho almeno un 70% di profitto maggiorato in più. Ma almeno. Come faccio a saperlo? Deve essere 2,22 e pronti via me lo pagano 2,90. E dico almeno perché, per esempio, questa giornata addirittura è salito anche a 3,20, così come anche a febbraio. Poi questo non vuol dire che allora deve sempre uscire il segno 2, non c'è 100% qua, ma ogni volta, a parte che è il segno che si è verificato più volte, punto primo, e ogni volta che si verificherà io guadagnerò il 70% almeno in più. Questo vuol dire utilizzare Apocalypse. E lo posso utilizzare in questo modo pre-evento, lo posso utilizzare in live betting, lo posso utilizzare anche per il mercato, per esempio doppia chance 1-2 secondo tempo. Cioè ho tre modalità per applicare un modello matematico. Quindi non devo diventare matto a cercare tutte le informazioni delle squadre, tutti i vari siti e perdere un sacco di tempo. Mi devo solamente fidare e affidare alla matematica, che vi ricordo non è assolutamente un'opinione la matematica. Bene, cominciamo con la partita di oggi. Il primo match, io ho già tutto comunque salvato nei miei filtri, nella mia lista di filtri salvati, ma facciamo finta che partiamo da zero. Quindi la partita in questione è questa: Tirol contro Lusteanu. Ok? E qual è la condizione? La condizione è sul secondo tempo. Doppia chance 1-2 secondo tempo. Per quale motivo? Perché se vado su Bet365 Tirol, abbiamo praticamente stesse quote, quindi mercato a bocce ferme che non è poi molto cambiato. Vado sul secondo tempo, guardate, doppia chance secondo tempo 1,50 e noi ce l'abbiamo a 1,37 oggettiva, ok? Quindi ho 13 punti percentuali di potenziale profitto in più. Ma Luca, sarà un caso, magari la prossima volta sarà molto meno. Mi sono fatto questa domanda. Domenica 28, ovviamente io qua adesso non ho Tirol, devo andare in Austria, ma vi dico già qual è la partita, senza problemi. Eccola qua, Salzburg-Sturm Graz, quota iniziale 1,80, stessa condizione. Andiamo a vedere se è stato un caso. Salzburg contro Sturm Graz, primo e secondo tempo, doppia chance 1,50. Identica spaccata, ma non solo, perché? Perché ritorniamo sul nostro Tirol. Guardate che cosa è successo ieri sera. La partita, se non sbaglio, era dell'Austria-Vienna.
vedete, 26 aprile è finita 1-1, quindi è finita X. Come vi ho detto prima, non è che abbiamo il 100, se abbiamo valore non è che vuol dire che al 100% guadagniamo su quella singola partita, si guadagna nel tempo, non sulla singola partita. E la quota all'inizio era 1,50, quindi non è un caso. Vuol dire che io ho, ogni volta che in Austria Serie A, quindi Bundesliga, io ho la condizione segno 1, favorita quota 1,80, cambiano le squadre, a me non interessa, io ho la doppia chance 1-2 secondo tempo con almeno 13 punti percentuali in più. Ok? E questo è un enorme vantaggio. Poi sta a me decidere se piazzarla subito, se voglio aspettare fine primo tempo ed entrare magari su un over successivo. Posso fare quello che voglio. Ma intanto so che all'inizio, pronti via, matematicamente mi conviene puntare su questo mercato. E ho già una frequenza molto stabile. Che cosa vuol dire avere una frequenza stabile? Vuol dire che fra 100 partite sicuramente non sarà 72,82 proprio preciso e spaccato, ma non sarà 65, non sarà 80, sarà magari 73, sarà magari 72,0. Ok? Quindi che cosa vuol dire questo? Che la mia quota reale oggettiva sarà molto simile a questa e quindi vuol dire che il mio valore è confermato. E se il mio valore matematico è confermato, vuol dire che io posso iniziare a salvare questa condizione, ad inserirla nella lista di filtri salvati e matematicamente cominciare anche a investire dei soldi. Perché? Scusate, investire dei soldi, perché matematicamente sarò in positivo. Ok? Molto bene. Detto questo, e questo è il primo match, quindi investirò in questo caso sull'1-2 secondo tempo già pre-evento, anche perché abbiamo comunque 3 ritardi, come abbiamo visto prima, ed è un record storico. Il secondo match di giornata invece vado in Giappone, quindi vado a domani mattina, domenica 28. Qui ho una condizione molto interessante. Io vi dico già che il Giappone è un campionato dove abbiamo dei vantaggi matematici molto interessanti, molto interessanti. Si potrebbe creare l'ETF del Giappone. E perché uso questi termini? Perché alla fine questo non è scommettere, questo è sfruttare gli eventi sportivi applicando la matematica per costruirsi poi, grazie al value betting oggettivo, che ricordo vi mostra solo Apocalypse, è diverso da tutto il value betting che potete trovare nel web, perché quello è opinabile, questo non è opinabile, assolutamente matematica, e diventa un mio asset allocation, diventa un mio modo per diversificare, per investire dei soldi. 1,73, io ho già segnato in descrizione dove ho il profitto, sulla doppia chance X2, ok? Doppia chance X2, quindi adesso vi mostro velocemente, ma poi il mercato è questo in questione, X2 quota 1,90, tra l'altro ho calcolato anche l'asiatica più 1,5, siamo al 78% e guardate, le ultime 4 vittorie del segno 1 sono arrivate tutte con quel misero 22%, perché ha vinto con 2 più gol di scarto. Ok? E questo mi fa, diciamo, anche propendere verso che cosa? Verso un mercato, cerchiamo Hiroshima, che va non tanto sul più 0,5, che è la doppia chance, che vedete 2,07, quindi in questo caso è 17 punti percentuali. Perché io ho scritto invece 27 punti? Perché se andiamo a bancare l'Hiroshima, arrivo ad una doppia chance. Vi ricordo sempre che la bancata ha un agio sotto al 100%, quindi la quota migliore, e quindi mi permette di arrivare ad una quota più alta. Ok? Ed è lo stesso identico mercato, non è che devo cambiare. Per questo match mi piace anche il più 1,0, che comunque ha un ottimo rendimento, 57% in questo momento, sulla posta in gioco ovviamente che vado a investire. E che cosa succede? In caso di X2 ho vinto, in caso di sconfitta del Kawasaki, ma con un gol di scarto, che quindi vorrebbe dire la quinta vittoria del segno 1 con 2 più gol, che è quel famoso 22%, poi tutto può succedere assolutamente. Qui mi ridanno i soldi, ok? In caso quindi di vittoria dell'Hiroshima con 2 o più reti, di scarto ho perso. Molto semplice. Quindi mi voglio prendere comunque questo mercato. È vero, la doppia chance paga bene, ma se posso, e perché esiste un mercato che mi aumenta la probabilità di non perdere, io me lo porto a casa tutta la vita.
paga di meno, ok, però aumento la probabilità di non perdere, perché qui doppia chance in caso di vittoria dell'Hiroshima anche per 1-0 ho perso. Qui invece mi ridanno i soldi 1-0, 2-1, 3-2, 4-3, 5-4 e via dicendo. Ok? Bene. Questo è tutto per quanto riguarda la videoanalisi di oggi. Come avete visto, abbiamo un potenziale pazzesco con Apocalypse che ci permette di applicare il value betting oggettivo. Ripeto, è l'unica piattaforma, ed è italiana, soprattutto, questa è una cosa importante, che vi permette di fare questo. Incrociamo le dita, ma come vi ho detto anche all'inizio, a noi non interessa molto il risultato della singola partita. La cosa importante è ragionare sempre nel medio-lungo periodo, perché la matematica ci farà guadagnare in quel lasso di tempo. Ok? Io vi auguro uno splendido weekend a tutti voi, sorridete sempre e ci vediamo poi settimana prossima con nuovi appuntamenti con la videoanalisi. Ciao ciao!